Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 20 al 26 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarlo col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali che si muovono, quindi come andrà la settimana, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Allora, partiamo con la Luna. La Luna ha un doppio aspetto, quindi può essere sia una carta molto positiva perché si connette alle nostre intuizioni, alla possibilità di utilizzarle al meglio, anche ai nostri sogni, ai nostri desideri, quindi potrebbe realizzarsi qualcosa, oppure magari possono avvenire degli eventi, delle situazioni che ci possono aiutare pian pianino a realizzarli. Poi ha quell'aspetto, ahimè, ambiguo, nel senso legato alle situazioni un po' più negative, al passato che ritorna un po' a portare instabilità, sbalzi di umore, dei cambiamenti da gestire in un modo abbastanza rapido, quindi di non lasciarsi bloccare. Il fatto che ci sia la chiave vuol dire che in qualche modo riusciremo immediatamente ad utilizzare le nostre capacità per chiudere subito alcune cose, per risolverle, anche addirittura per aprirci a queste nuove possibilità. Quindi qui ci riallacciamo proprio ai vostri desideri, ai vostri sogni o qualcosa che effettivamente volete realizzare. Ovviamente queste in realtà possono far riferimento a utilizzare delle cose che voi avete a disposizione, però innanzitutto per aprirvi alla valutazione, alla pianificazione, allo studio, quindi sono ottime energie per chi sta valutando di andare a modificare qualche ambito, qualcosa della vostra vita, per chi si vuole aprire a nuovi studi, nuove ricerche, per chi vuole risolvere delle situazioni che magari sono diventate un po' pesanti e fastidiose per voi. Quindi avete la chiave per fare cose importanti in questa settimana. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, e abbiamo anche quelli di Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ovviamente per chi non è interessato può ascoltare lo stesso perché alcune cose le potete adattare alle relazioni più importanti, amicizia, famiglia. Allora, troviamo il papavero. Ecco, questo effettivamente può prendere un po' l'accezione negativa della luna perché spesso si riferisce a qualche situazione che stiamo vivendo dove c'è un forte senso di sacrificio, di rinuncia o di rimpianto, forse anche per una perdita, o semplicemente della malinconia perché magari ci sono alcune cose che non stanno funzionando. Spesso può essere legata anche al senso di sconforto e di solitudine. Quindi ovviamente se procede tutto bene, magari è solo un po' di sconforto perché magari si inizia un po' la settimana con energie un po' bassine e poi si recupera successivamente. Se invece vi risuonate in queste emozioni, in queste sensazioni, allora è perché magari state vivendo qualcosa del genere che con la pratolina
visto che parla di contemplazione, di pazienza e di, una svolta decisiva, può riguardare, come vi dicevo, arrivare ad un punto dove volete mettere in primo piano, i vostri desideri, di fare chiarezza o di prendere, decisioni e quindi fare delle scelte importanti. Può parlare anche di incontri, quindi un po' utile per tutti, come vi dicevo, sia per le amicizie, sia anche, incontri di vecchie persone, diciamo del passato, anche nuove, diciamo perché no. La cosa che, è un po' più dominante in questa vostra settimana sono maggiormente le cose legate a situazioni del passato, a cose che magari risuonano ancora in noi, oppure proprio al desiderio di fare un cambiamento importante. L'arnica è quello che vi dicevo, appunto possibile, ritorno, possibile, magari risentire, rivedere una persona e quindi non necessariamente parlarci, quindi dipende dalle varie circostanze, perché non tutti viviamo la stessa vita, è ovvio che loro vi dicono la cosa principale, poi ognuno vivrà una certa situazione. È vero che anche questa può portare a chiudere delle situazioni e infatti aprirvi delle nuove e magari è l'occasione giusta per portarvi in un nuovo inizio. Un nuovo inizio e questo lo dico soprattutto per chi è single, di lasciare andare il passato di chiudere alcuni ritorni, alcune situazioni che state ancora vivendo e, iniziare un nuovo percorso, che sicuramente vi porterà più serenità e non vi farà rimanere più fermi in queste circostanze. E adesso procediamo con l'ambito più materiale del lavoro, delle finanze. Torniamo al pensiero, ecco, diciamo a proposito di pensieri, di dubbi, incertezze, è vero che, in realtà non è proprio una carta, negativa, perché sì, è vero, può far riferimento, alla prudenza, a una, fase un po' di ansia, di, "crisi" tra virgolette, spero che insomma non ci sia nulla di grave, però, in qualsiasi circostanza questa, secondo me, si connette a quello che stavamo dicendo, e cioè se c'è qualcosa che vi turba, che vi impensierisce, qualcosa che non funziona, allora di recuperare lucidità. Ascoltare l'intuito va bene, però, alcune cose poi vanno affrontate con lucidità, perché invece se ci lasciamo sovrastare dalle emozioni negative ed effettivamente dalle situazioni negative ci bloccano e quindi non riusciamo poi a procedere. Invece abbiamo bisogno di lucidità. C'è qualcuno che può aiutarci oppure con calma, dopo aver appunto recuperato, razionalità, dobbiamo comunque fermarci. Infatti, in questa settimana è ovvio che come vi dicevo, è proprio favorito il lasciare andare per mettersi, e prepararsi a nuove situazioni, però comunque il vero e proprio inizio, le azioni vere e proprie, secondo me arriveranno successivamente. Però è un nuovo inizio, anche il fatto di, fermarsi a valutare. Quindi non è un blocco negativo, è un blocco utile per prepararsi come si deve poi alla fase successiva. Quindi sarà importante non aver fretta, come vi dicevo, non lasciarsi sovrastare da, quelle cose che possono essere negative e pesanti, e perché qui potrete trovare finalmente delle soluzioni giuste. Come vi dicevo, grazie a qualcuno o grazie semplicemente alla vostra intelligenza e poi soprattutto aspettate, fermatevi
non prendete iniziative, perché se si prendono in queste circostanze, potrebbero non durare o potrebbe non essere il momento giusto e favorevole e quindi poi fermarsi di nuovo successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!